Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche inaspettate per i prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta del Sole. Può essere un periodo di chiarezza mentale, un periodo di espansione, di crescita e per qualcuno può far riferimento a qualche amicizia particolare. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Qualsiasi informazione vogliate inerente alle consulenze personali, trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web. Inoltre trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Allora partiamo con un 5 di spade, un 4 di spade. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 5 di pentacoli, la temperanza, un asso di bastoni e la regina di coppe. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, io vi dirò qual è il movimento energetico più importante. Potete anche incastrare questa lettura con quelle o degli ultimi 15 giorni di aprile o con i primi 15 di maggio. Andiamo a vedere il 5 di spade. Allora, la sensazione che ho è che ci sia qualcosa che dobbiate ancora terminare di comprendere, terminare di guarire, terminare... Guardavo che... Scusate, mi ero accorta che c'erano delle carte capovolte. Ancora una carta per il 5 di spade. Allora, abbiamo un 4 di coppe e la carta degli amanti. Qui secondo me c'è un tema. Considerato il 4 di coppe, potrebbe essere qualche cosa che non volete vedere, qualche cosa che non avete visto, qualche cosa su cui non vedete chiaro, perché con il 5 di spade si parla di confusione mentale, potrebbero esserci stati dei litigi o potrebbe essere semplicemente che ci sia come una parte di voi che va da un lato e l'altra parte di voi che va dall'altro, come dei conflitti interni. Io ho la sensazione che qui qualcuno potrebbe essere confuso su una relazione con la carta degli amanti o su quello che potrebbe essere il limite per l'amor proprio, cioè accetto fino qui perché da qui in avanti mi amo di più io, no? Però con questo 4 di coppe al contrario ho come l'idea che ci sia qualche cosa che non vogliate vedere o che non vogliate sistemare anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 4 di spade, asso di coppe e torre. Sento che qualcuno ha bisogno di guarire il cuore. Io questo 4 di coppe potrei vederlo effettivamente collegato con questa torre perché non voglio vedere qualcosa, il 5 di spade sono le lotte egoiche, quindi sono sicuro di avere ragione io e poi alla fine arriva la torre che vi smonta un po' tutto quello che era la vostra strategia di attacco o di difesa. Mm. Sento che con la torre potreste effettivamente rendervi conto che non è così come lo avevate pensato, non è così come lo avevate visto. Datemi una carta per la torre. Qui c'è un tema con qualche relazione amorosa,
o comunque affettiva. Perché io sento che con questo asso di coppe qualcuno potrebbe effettivamente nutrire dei sentimenti, ma con la torre, spiegata da un 6 di bastoni e un mago, io ho come la sensazione che non si voglia ammettere, che non si voglia vedere questa cosa, che non si voglia porre l'attenzione, ma soprattutto ammettere. Può anche essere che ci sia qualcuno che sì, magari è conscio o conscia delle emozioni che prova, ma non si vuole compromettere, non si vuole, come se non volesse esporsi, mi viene da dire. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Regina di coppe, 6 di coppe. Per spiegare il Cavaliere di Pentacoli. Allora, il Cavaliere di Pentacoli di per sé è un'energia molto lenta e avete prima anche il 4 di spade, quindi sento che, diciamo, nei prossimi 2, 3, 4 giorni potreste, da quando ascoltate la lettura, potreste vivere come un momento un po' più lento, dove avete bisogno di fare un po' il punto della situazione. Secondo me ci sarà la necessità di riprendersi un po' da questa torre, ma quello che sento con queste carte è che non volete più ricadere in certi dinamismi del passato. Vi dirò che per qualcuno può anche far riferimento a un tema con i figli, perché qui abbiamo il 6 di coppe, qui abbiamo la carta del sole. Andiamo avanti, vediamo il 5 di pentacoli. Fante di pentacoli e papa. Sì, ma io sento che è come se non voleste effettivamente non volete compromettervi, non volete legarvi, non volete come ufficializzare, queste carte penso che siano le vostre. Non dovete, cioè non volete ufficializzare qualsiasi tipo di relazione, sia o di amicizia o romantica, magari per qualcuno anche lavorativa, perché io credo che qualcuno di voi abbia paura di fare gli stessi errori del passato, ovvero di mettere un po' troppo sul piedistallo la persona, magari di dedicare troppo tempo, di pensare troppo al di fuori di sé e togliere energia a se stessi. C'è come un tema qui di alti e bassi emotivi che con il 4 di spade e la temperanza hanno come bisogno di essere appianati. Però io questo papa, questo papa al contrario lo sento proprio come una difficoltà a trovare un punto di incontro. Probabilmente perché giustamente si inizia con un 5 di spade, ci sono dei conflitti iniziali. Tra voi è una situazione, tra voi è una persona. Andiamo a vedere la temperanza. Perché la temperanza è una carta di pazienza, però è anche una carta di calma. Re di bastoni, 8 di pentacoli, 8 di coppe. Datemi una carta per l'8 di pentacoli. Carro e 2 di coppe. Datemi una carta per l'8 di coppe. Abbiamo il 7 di bastoni e il re di spade. Allora, io sento che la situazione con questa persona, per quanto conflittiva possa essere agli inizi del periodo, effettivamente con calma, con pazienza, sento che c'è bisogno di rigirare questo papa, quindi di trovare un punto medio. E qui lo vediamo anche con questo 2 di coppe. Secondo me si tratta di cambiare qualche cosa nella quotidianità
che può essere il modo di porsi, il modo di svolgere le attività quotidiane, qualche abitudine, qualche tipo di orario per riuscire a trovare un punto di incontro. Però questo non vuol dire che dobbiate essere solo voi flessibili nei confronti dell'altra persona, ma con questo re di spade sento che metterete anche voi i vostri paletti, cioè io arrivo fin qui, da un certo punto in avanti tocca a te fare il passo. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Fante di spade e 8 di spade. Sento che alla fine del periodo penserete che come toccherà fare una mossa, toccherà fare un movimento, un'azione. Potrebbe essere anche un momento per sedurre questa persona, però sento che lo farete più da un punto di vista non tanto per il sapore della conquista, ma più che altro per testare l'altra persona. Quanto effettivamente si compromette, quanto di quello che stiamo modificando o andrò io a modificare vale la pena. Andiamo a vedere la regina di coppe. Matto, re di pentacoli e 7 di pentacoli. Allora, qui devo dire che la pazienza è la vostra arma, se vogliamo, di questo periodo. Inizia qualcosa di nuovo, ragazzi. Qui c'è un matto. Secondo me è una relazione che prima non stavate tanto considerando come una potenziale relazione, o comunque c'erano come delle cose da riequilibrare perché si potesse trasformare. Qui sento che in tutto questo periodo alla fine riporterete un pochettino l'equilibrio, inizierete a vedere con chiarezza, inizierete anche ad essere più limpidi e cristallini nei confronti dell'altra persona, perché con questo re di spade detterete voi le vostre regole. Secondo me vi farete come una specie di, se vogliamo, progetto, idea di come potrebbe andare la relazione, e inizierete a dare qualche input all'altra persona proprio per vedere come risponde, e l'altra persona risponde. Wow, ma che bello, amici dello Scorpione. Allora, andiamo a vedere una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile provare compassione, ovvero con passione. Patire con, avere la stessa passione. La passione può essere bella o brutta, può essere la gioia, una passione di gioia, una passione fisica, una passione magari per qualche hobby, una passione per un ideale. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi sentirei colpevole? Di che cosa vi sentite? Perché normalmente tendiamo a proiettare quello che vale per noi anche sugli altri. Pensate che se qualcuno abbia compassione di voi, vi sentireste colpevoli, e quindi è la stessa cosa quando voi provate compassione per qualcun altro? Fatemi sapere nei commenti perché è interessante. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi rendo conto che quando forzo troppo imbocco una strada difficile e poi arrivo alla torre. Si tratta di non forzare certe cose, ma di semplicemente parlare con chiarezza, prenderla con calma. Ritrovate il vostro equilibrio interno con un momento di calma, con un momento di ritiro spirituale. Fatevi una passeggiata in mezzo ai boschi, andate a cavallo, andate al canile, non lo so, ma ritrovate il contatto con il silenzio, anche mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo e poi una fatina. Wow! Carta numero 42, prosperità, abbondanza e successo. Ragazzi, questa è una carta che mi ricorda tanto l'asso di denari, perché comunque anche nell'asso di denari c'è una strada
è come se fosse una strada dorata, no? Per andare verso il castello, per andare verso questa prosperità, questa abbondanza. È come se steste calpestando la strada che vi porta verso l'abbondanza, la prosperità. Magari per qualcuno il tema è la casa, perché comunque vedete che sono abbastanza simili. Quindi potrebbe essere il prendere una casa insieme o costruire qualcosa di tangibile insieme. Parla anche di successo, quindi qualsiasi sia il tipo di discussione che abbiamo qua all'inizio, effettivamente sento che alla fine la vincerete voi. Andiamo a vedere una fatina. Appagamento, e guardate, ve la metto qui per, sotto abbondanza e successo, perché ragazzi effettivamente avete anche un re di pentacoli alla fine, quindi qualche tipo di costruzione monetaria, qualche tipo di nuovo inizio di tipo concreto ci può essere effettivamente. Ma sì, state andando verso la prosperità. Anche la carta del sole qui mi parla di abbondanza, mi parla di crescita. Qui avete 2-1, quindi c'è comunque un nuovo inizio. Può essere un inizio romantico perché terminiamo con la regina di coppe, può essere anche un qualche tipo di stabilità che arriva o per cui state lavorando. Tenete presente che qualsiasi sia per voi la prosperità, che sia stare bene di salute, avere un lavoro piuttosto che una relazione, state andando verso questa prosperità. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di informazione e di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video, voglio parlare troppo in fretta e poi mi impapero. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, scrivetemi una mail o abbonatevi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ci sono decenni dei miei studi di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Per adesso sono 4 playlist, vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché sono state studiate come se fossero un corso di formazione, ok? Comunque i titoli dei video si vedono, quelli sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!